bentornati in questo nuovo video. Oggi vi parlerò del mondo del lavoro, di come sta cambiando e di cosa sta succedendo. Il modello che le generazioni precedenti conoscevano oggi non esiste più. In questo video andrò dritto come un treno parlandovi di ciò che ho vissuto e studiato nell'ultimo periodo. Inutile dire che il mercato del lavoro è in rapida evoluzione, soprattutto negli ultimi anni. Il punto è... Prima di iniziare però vi chiedo di lasciare un bel like di supporto e di condividere il video affinché altre persone interessate come voi possano venirne a conoscenza. Se non l'avete ancora fatto vi ricordo anche di iscrivervi attivando la campanellina delle notifiche. Ma ora partiamo subito perché di cose da dire ce ne sono. Nel mondo del lavoro in cui siamo oggi è importante sapere sviluppare e conoscere la propria carriera e dove si vuole arrivare. Quando si parla soprattutto di percorso professionale ormai il posto fisso non esiste più, o quasi. Una cosa dobbiamo tenere sempre bene a mente, che quando iniziamo un nostro viaggio professionale, lungo la nostra carriera dobbiamo essere noi a definire e pianificare tutte le tappe. Oggi siamo dipendenti, domani siamo imprenditori e dopodomani magari ritorneremo dipendenti o cambieremo professione o settore, oppure impareremo un nuovo mestiere. Un elemento cardine che rimane e ci fa comprendere come si sta muovendo oggi il mondo del lavoro è legato ai cambiamenti in corso nel sistema lavorativo e nell'economia globale. Molti lavori nascono, molti lavori muoiono, è un ciclo che si continua a ripetere sempre più di frequente e con un'accelerazione pazzesca. I tempi di incubazione sono sempre più ridotti, i mercati globali cambiano, i bisogni del consumatore sono in continuo mutamento e sono sempre spinti da una velocità di innovazione sempre più veloce e repentina rispetto al passato. I giovani che si affacciano al mondo del lavoro oggi vedono il cambiamento come un pregio e non come un difetto. Una volta una persona che continuava a cambiare lavoro non era molto ben vista, mentre oggi è tutt'altro. Nel mondo del lavoro d'oggi infatti questo viene visto come un pregio e non un difetto, perché viene considerato un valore aggiunto e con un alto livello di competenze e esperienze fatte. Ad oggi però l'Italia è quasi totalmente impreparata a questo tipo di scenario, sia da parte delle aziende sia da parte del lavoratore. Purtroppo la maggior parte di noi affronta delle scelte di carriera ancora con una mentalità da posto fisso e non sto dicendo che sia sbagliato, dico solo che ormai è un'utopia e che ritengo non propriamente corretto il termine fisso associato al lavoro, dato che il lavoro di per sé è legato all'economia che è sempre in movimento, è dinamica e flessibile e oggi anche noi dobbiamo essere dinamici e flessibili. L'importante è avere sempre il timone sotto il nostro controllo e non farsi guidare dalle coincidenze del caso o dalla situazione, continuare a seguire i nostri progetti, le nostre idee e le nostre passioni. Ma arriviamo al succo del discorso, perché oggi vi voglio elencare 4 convinzioni tipiche della mentalità da posto fisso che ci inducono in errore quando dobbiamo affrontare un cambiamento in ambito professionale. Il primo tra questi è lo status quo bias, che per farvela semplice non è altro che la convinzione che cambiare sia più rischioso di stare dove si sta. Quando maturiamo la decisione di cambiare lavoro esitiamo più di quanto dovremmo e spesso decidiamo di desistere e di non cambiare stando in una posizione scomoda che non ci appaga né dal punto di vista economico né sotto il punto di vista professionale, smorzando tutti i nostri progetti e la nostra persona. Ma la cosa sorprendente sapete qual è? Che solitamente siamo predisposti a sopravvalutare i rischi di un cambiamento che magari ci può portare dove vogliamo andare e nel sottovalutare i rischi del stare dove stiamo anche se non stiamo bene. Per natura noi siamo programmati nel non rischiare. Fin dalla preistoria infatti il pericolo del cambiamento ci fa tenere molto più tranquilli. Oggi però fortunatamente non ci sono i leoni a rincorrerci, abbiamo modo di riflettere e valutare. Il fatto è che se continuiamo ad avere paura delle possibilità che ci si presentano non le otterremo mai e in più l'errore che ne consegue è che non riusciamo mai a coltivare un vero e proprio piano B rispetto al nostro lavoro attuale e non cerchiamo mai lavoro a meno che non siamo costretti per cause di forza maggiore, portandoci dietro tutti i problemi che ne conseguono, ad esempio la difficoltà di adattarsi a un nuovo posto
posto di lavoro, il non avere certe skill adatte al nuovo posto di lavoro. E qui non parlo solo di lavoro da dipendente, parlo anche di cambiare professione. Se ad esempio ho sempre fatto l'imprenditore per 5 o 10 anni nella mia botteghetta sotto casa e questa salta, difficilmente avrò la forza e la voglia e le skill di reinventarmi subito, o comunque avrò un tempo molto lungo prima di affrontare al 100% e con una metodologia che sia efficace. Avere questo tipo di mentalità fissa è un errore frequente, che però non ti permetterà di rivenderti o di reinventarti in velocità. La seconda convinzione è che il prossimo lavoro sarà quello definitivo. C'è in noi una specie di continua illusione che il lavoro che andremo a svolgere in futuro sarà quello definitivo, quello perfetto, quello che non andremo mai a terminare. È come una sorta di desiderio inconsapevole di sicurezza e stabilità. L'errore è che quando valutiamo il possibile nuovo posto di lavoro non consideriamo mai quanto esso ci possa rendere rivendibili o comunque ci possa far assorbire delle skill molto utili per il lavoro di dopodomani. Così finiamo per scegliere un lavoro che magari va molto bene oggi, ma che per dopodomani o per un futuro prossimo non va affatto bene, perché magari è destinato a scomparire o ad essere sorpassato, e noi come al solito rimaniamo indietro, e questo non va affatto bene. Pensare così ci porta solo in un vicolo cieco, perché ci lega troppo ad un settore, ad una nicchia specifica che magari nel lungo termine, mi ripeto, è destinata a scomparire. Abbiamo visto cosa è successo negli ultimi 2 anni e quindi di sicuro purtroppo non c'è molto. Spero mi stiate seguendo. Insomma, quando andiamo in un posto non abbiamo la colla sotto le scarpe, dobbiamo invece scegliere il lavoro sapendo che magari un domani questo può finire, senza esserne troppo legati o essere troppo focalizzati solo su quel determinato lavoro. Occhio però che non sto dicendo che dove andate non dovete impegnarvi e non dovete rimanere. Se vi trovate bene, se vedete l'ambiente che è stimolante, ben venga. Cercate però di assorbire il più possibile e di dare il più possibile. Ho fatto questo breve disclaimer perché non vorrei che domani vi licenziaste tutti. Assolutamente il massimo rispetto per chi ha un lavoro e per chi ha amore nel lavoro che fa. Ma arriviamo alla convinzione per eccellenza, ovvero la numero 3, ovvero quello che la carriera è un percorso lineare che va da A a B, senza nessun sali e scendi. Non so se vi è capitato mai di fare qualche colloquio e trovarvi davanti un candidato che vi dica ma io in passato, oppure ma dove ero prima. Purtroppo con questa mentalità siamo attaccati appunto a quello che vi dicevo prima, ovvero alla mentalità da posto fisso, lo scatto di anzianità e tutte quelle menate lì. Dobbiamo prendere il lavoro che ci stiamo per assicurare, magari durante un colloquio, senza pregiudizi del presente o del passato. Purtroppo qui in Italia esiste una convinzione molto radicata, ovvero quella del se cambio lavoro e perdo una posizione contrattuale o guadagno un po' meno, è visto come una sconfitta, come una pugnalata personale. Portate pazienza, è una cagata pazzesca! Facendo così non facciamo altro che scartare opportunità straordinarie, che facendo un piccolo passo indietro oggi, magari domani ce ne possono far fare 2 in avanti. E non mi vergogno affatto a dire che anch'io in passato ho fatto qualche passo indietro, ma che magari oggi mi trovo a aver fatto 2 o 10 passi in avanti. Parlando proprio di carriera lavorativa nello specifico, perdere un po' di status oggi e guadagnarlo in un futuro che magari mi presenti delle prospettive più rosee o comunque un trend di crescita più alto, a parer mio non è una cosa su cui sputarci sopra. Quindi tenete bene a mente dove siete oggi e dove volete andare. Sta tutto qui. Convinzione numero 4. La convinzione che i nostri problemi siano legati all'ambiente umano malsano che troviamo nell'ambiente lavorativo. Quando non ci troviamo molto in sintonia con il nostro capo, il nostro responsabile o con i nostri colleghi, siamo sempre portati ad attribuire il nostro disagio alla cattiva qualità dei rapporti umani del posto di lavoro stesso. E questo per carità può succedere, ma non perdiamo di vista il fatto che se non riusciamo a convivere col nostro ambiente di lavoro e con il lavoro stesso, probabilmente anche per il lavoro che stiamo facendo, che magari non è quello per cui siamo retribuiti o alla quale aspiriamo,
di far fronte, può esserci qualcosa nelle nostre mansioni che non ci rende partecipi o che non ci rende attivi e proattivi. Magari ci sono delle responsabilità troppo grandi o troppo piccole, o più semplicemente non ci sentiamo abbastanza presi in causa. Purtroppo qui succede una cosa che è molto simile nella maggior parte dei casi, ovvero quella che si va alla ricerca di un lavoro identico nella vana speranza di trovare dei rapporti umani migliori, e questi magari saranno all'inizio dei rapporti umani migliori, ma se ci ritroviamo a fare lo stesso identico lavoro in un ambiente simile o uguale, finiremo dopo qualche mese a perdere quella grinta e quindi a ritrovarci a disagio con noi stessi e a mollare la spugna. La prima parte di questo video riguardante il mondo del lavoro si conclude qui. Ti ricordo però che anche tu puoi partecipare lasciando la tua opinione qui sotto nei commenti o nei vari social, dove troverai sempre sotto in descrizione i vari link, per darmi qualche feedback da portare nel secondo episodio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata. Ciao!